Immagina di scoprire, in una villa sfarzosa che non hai mai visto, una tua foto d'infanzia appesa al muro, una foto che nessuno avrebbe mai dovuto vedere. Cosa faresti? Ciao, sono Rossana e oggi ti racconto questa incredibile storia di Francesca e di come ha scoperto il suo oscuro passato. Francesca aveva già lavorato in decine di eventi, ma nessuno era paragonabile a questo. Villa Belvedere, con le sue imponenti colonne in marmo bianco, i giardini impeccabilmente curati e il viale d'accesso che scintillava sotto la luce dorata del tramonto, sembrava uscita da un film d'epoca. Scendendo dal furgone del catering, Francesca si strinse il grembiule e fece un respiro profondo. Solo un altro turno, si sussurrò, cercando di placare l'agitazione che le stringeva lo stomaco. A 23 anni, Francesca non era certo estranea al duro lavoro. Cresciuta da genitori adottivi che faticavano ad arrivare a fine mese, aveva imparato a destreggiarsi tra due impieghi fin dall'età di 17 anni. L'incarico di quella sera, servire a un esclusivo galà ospitato dalla facoltosa famiglia Sartori, doveva essere nient'altro che un'altra voce sul suo conto in banca. Ma dal momento in cui varcò l'ingresso di servizio della villa, qualcosa le sembrò strano. Il signor De Luca, il capo maggiordomo, la accolse con una fredda efficienza. Niente chiacchiere con gli ospiti, sguardo basso. Fate bene il vostro lavoro e riceverete la vostra paga. Lei annuì, stringendo ancora di più il vassoio d'argento. Mentre il sole tramontava dietro le vette alpine, gli ospiti iniziarono ad affluire. Politici di spicco, amministratori delegati di multinazionali, donne vestite con abiti di alta moda. I lampadari di cristallo brillavano nella sala da ballo come stelle ghiacciate. Un quartetto d'archi suonava dolcemente in un angolo e l'aria era densa di denaro e segreti. Francesca si muoveva agilmente tra la folla, offrendo calici di prosecco e tartine. Cercava di concentrarsi sul suo compito, ma un'inquietudine persistente la tormentava. Una strana tensione aleggiava nell'aria, come un sussurro appena fuori portata. Vide un corridoio stretto, che si diramava dalla sala principale, fiocamente illuminato e apparentemente dimenticato. Sapeva di non doverci andare. Le regole erano chiare: rimanere nelle aree di servizio, ma la curiosità la spingeva più forte della ragione. Guardandosi intorno per assicurarsi di non essere osservata, Francesca si infilò nel corridoio. Le luci erano soffuse, quasi antiche, proiettando lunghe ombre sulle pareti. Ritratti di uomini austeri e donne eleganti fiancheggiavano il passaggio. Membri della stirpe Sartori, senza dubbio. E poi si fermò. A metà del corridoio era appesa un'unica foto in una sottile cornice nera. L'immagine di una bambina, non più di 5 anni. I suoi capelli castani le incorniciavano le guance e i suoi occhi, grandi, espressivi e inconfondibilmente familiari, si incrociarono con quelli di Francesca. Fece un passo indietro, sconcertata. Era lei. Francesca la fissò incredula. Non c'erano dubbi. Le fossette, la piccola cicatrice sopra le sopracciglia che aveva fin dall'infanzia. Questa foto, scattata anni prima che fosse adottata, era di lei da bambina. Ma come? Perché era qui? Non aveva mai messo piede in questa casa in tutta la sua vita. Il suono di passi la riportò bruscamente alla realtà. Di corsa tornò verso il salone, il cuore che batteva all'impazzata. Riprese a servire bevande, ma il peso della scoperta le si attaccava addosso come un'ombra. Le mani le tremavano mentre posava i calici sui tavoli. La sua mente riproduceva l'immagine ancora e ancora. Chi aveva messo quella foto nel corridoio? E cosa significava? Le servivano risposte. Ma a chi poteva chiedere senza sembrare folle? Più tardi quella sera, durante una breve pausa in cucina, Francesca avviò una conversazione discreta con Marta, la cuoca di lunga data della tenuta. «Lavora qui da molto tempo, vero?» chiese Francesca, il più casualmente possibile. «Abbastanza a lungo da avere più segreti che ricette», ridacchiò Marta, tagliando le carote con precisione. «E la famiglia Sartori ha sempre vissuto qui?» «Oh, cara, questa villa è nella loro stirpe da generazioni. Carlo Sartori l'ha ereditata dopo che suo fratello Andrea e sua moglie Elena sono morti in un incidente. Una storia tragica, un incidente d'auto, anni fa. La gente dice che è stata solo sfortuna, ma chi lo sa davvero?» Il nodo allo stomaco di Francesca si strinse. Quella notte, tornata nel suo piccolo appartamento alla periferia di Bolzano, rimase sveglia nel letto. I suoi pensieri correvano veloci.
Se la bambina nella foto era davvero lei, allora perché era appesa in una casa di proprietà di Carlo Sartori? E se quell'uomo fosse in qualche modo collegato a lei, perché nessuno glielo aveva mai detto? La sera successiva, Francesca tornò alla villa con la scusa di un altro incarico di catering. Doveva ritrovare quella foto. Aspettò che ci fosse una pausa nei festeggiamenti e si infilò di nuovo nel misterioso corridoio. Ma questa volta la parete era vuota, la foto non c'era più. Francesca rimase immobile davanti alla parete vuota. La foto con la cornice nera era sparita, svanita come se non fosse mai esistita. Le mancò il respiro. Si stropicciò gli occhi, chiedendosi per un attimo se fosse stato tutto nella sua testa, ma no, ricordava ogni dettaglio di quell'immagine. Quella bambina che sorrideva alla macchina fotografica era lei. Lo sapeva. Perché qualcuno l'aveva rimossa? L'avevano vista mentre la guardava? Un pensiero agghiacciante le attraversò la mente. Qualcuno sapeva che stava curiosando. Francesca tornò in sala e finì il suo turno, ma ogni tintinnio di posate e ogni sguardo che le veniva lanciato ora le sembrava una minaccia. Quella notte lasciò Villa Belvedere con la testa piena di domande e il cuore che le batteva per la paura. La mattina dopo sedeva al tavolo della colazione con sua madre adottiva, Clara, che le aveva appena versato il caffè. Francesca mescolò la tazza con aria assente, fissando il vortice di panna. «Mamma, ti ricordi qualcosa della mia vita prima dell'adozione?» Clara si bloccò a metà sorso. «È una domanda strana, tesoro. Perché me lo chiedi?» Io sento solo che manca qualcosa», disse Francesca lentamente. «Ho visto una foto di una bambina l'altra sera che mi assomigliava esattamente, da bambina, in una casa in cui non ero mai stata prima». Le mani di Clara tremarono leggermente mentre posava la tazza. «Francesca, sai che non abbiamo mai avuto molte informazioni. Ti abbiamo trovata in un orfanotrofio quando avevi circa 5 anni. Ci dissero che i tuoi genitori erano morti in un incidente, ma non dissero altro». Il cuore di Francesca crollò. Un incidente? Un incidente d'auto? Sì, credo che sia quello che ci ha detto l'assistente sociale. Perché? La coincidenza era troppo grande, non poteva più ignorarla. Quella settimana Francesca tornò alla villa con un altro incarico di catering. Non era sicura di quanto si sarebbe spinta in là, ma doveva provarci. Mentre gli ospiti si mescolavano e l'orchestra suonava, Francesca si muoveva nella villa come un fantasma. Ogni lampadario, ogni quadro a olio sembrava osservarla. Si prese il suo tempo, osservando il personale. Se qualcuno aveva rimosso la foto, doveva sapere qualcosa. Forse nascondevano di più. Nel corridoio del personale trovò Giovanni, una delle guardie di sicurezza di lunga data. Era tranquillo e cortese. Lo avvicinò durante una pausa caffè. «Lavora qui da molto tempo, non è vero?» chiese lei. «23 anni», rispose lui con un grugnito. «Da prima ancora che il signor Carlo ereditasse il posto». Francesca esitò. Si ricorda cosa è successo a suo fratello? Giovanni alzò un sopracciglio, i suoi occhi si strinsero. «Andrea?» «Sì, lui e sua moglie sono morti in un incidente, o almeno tutti sostenevano che fosse un incidente». «Avevano una figlia, giusto?» chiese lei, respirando a malapena. Lui distolse lo sguardo per un momento, poi si chinò. Avevano una bambina, scomparsa più o meno nello stesso periodo. Alcuni dicono che sia morta con loro, altri dicono che sia stata portata via da qualche parte. Il petto di Francesca si strinse. «Sono io», voleva urlare, ma si trattenne. «Perché tutta questa segretezza?» chiese lei. La voce di Giovanni si abbassò. «Perché la gente da queste parti non fa domande. Carlo ha preso il controllo di tutto dopo l'incidente. In fretta, troppo in fretta. E quando la gente ha iniziato a scavare, o si è licenziata o si è zittita molto in fretta». Quella notte il mondo di Francesca si inclinò ulteriormente. Ciò che Giovanni aveva detto la tormentava. Se era la figlia di Andrea Sartori, perché la sua vita era stata cancellata dalla storia della famiglia? Perché Carlo non l'aveva cercata? Voleva sapere di più. Il giorno dopo, Francesca si organizzò per incontrare un membro del personale in pensione che lavorava nella villa. Eleonora, una governante con la reputazione di essere astuta e leale ad Andrea. Francesca la rintracciò tramite un contatto comune e la visitò in una piccola casa fuori Bolzano. Eleonora la accolse con un sorriso caloroso, ma con occhi guardinghi. «Francesca, giusto? Ho sentito che hai lavorato nella villa». «Sì, signora. Avevo bisogno di chiederle qualcosa sull'incidente e sulla bambina».
Il viso di Eleonora impallidì. Oh, bambina, quella casa trattiene ancora vecchi fantasmi. Credo di essere uno di loro, disse Francesca dolcemente. Eleonora si sedette lentamente. Mi ricordo di te, avevi 5 anni. Tua madre ti chiamava Fra, ballavi nel giardino con un vestito giallo. Andrea ti adorava, anche Elena. La gola di Francesca si strinse. Allora cosa è successo? Perché non ricordo nulla? Eleonora la guardò negli occhi. Perché Carlo si è assicurato che tu non lo facessi. Un silenzio calò nella stanza, denso di verità. Dopo l'incidente sei scomparsa. Le autorità dissero che la bambina era morta anche lei, ma il tuo corpo non fu mai trovato. E poi Carlo prese il controllo, la villa, le aziende, tutto. Si diceva che avesse pagato la gente, ripulito il passato. Francesca fissò le sue mani tremanti. La sua infanzia non era stata persa, era stata rubata. Ho trovato una mia foto nella villa, ma è sparita. Eleonora sospirò. Allora lui sa, Carlo ha sempre avuto occhi ovunque. La mente di Francesca girava. Per tutti questi anni aveva vissuto pensando di essere indesiderata, abbandonata. Ma ora sapeva che la verità era stata seppellita. Deliberatamente. La volta successiva che mise piede nella villa, Francesca non si sentiva più una semplice cameriera. Francesca tornò a Villa Belvedere con il cuore che le batteva forte e un'unica missione che le risuonava nella mente: trovare le prove ed esporre Carlo Sartori. Aveva fatto molte ricerche, scoprendo che Carlo aveva nascosto ogni cosa, la verità sull'incidente che aveva ucciso i suoi genitori, la cancellazione della sua identità e chissà ancora cosa. Ma Eleonora le aveva dato un'ultima pista: lo studio privato di Carlo. Lì teneva ogni cosa di valore, inclusa una cassaforte nascosta. Aspettò l'occasione perfetta e arrivò 2 giorni dopo. Carlo aveva lasciato la villa per un viaggio d'affari, secondo le chiacchiere tra il personale. La tenuta era tranquilla. Francesca indossò la sua uniforme da catering come al solito, ma non aveva alcuna intenzione di servire cocktail quella sera. Invece sgattaiolò via e si diresse al 3° piano, verso lo studio di Carlo. La porta scricchiolò, particelle di polvere fluttuavano nella luce dorata che filtrava dalle alte finestre. La stanza odorava di fumo di sigaro e legno stagionato. Una massiccia scrivania in mogano si trovava al centro, scaffali pieni di libri fiancheggiavano le pareti e nell'angolo, appena visibile dietro un quadro, Francesca la trovò, la cassaforte. Spostò il quadro, rivelando una serratura digitale. Le sue dita tremarono, ricordò ciò che Giovanni le aveva detto. Carlo non aveva mai dimenticato il giorno della morte di suo fratello, la data dell'incidente. Digitò i numeri 041905. Clic. La serratura si sbloccò. La porta si aprì con un pesante gemito. All'interno c'erano documenti, registri, chiavette USB e una vecchia busta. Francesca afferrò tutto ciò che poté, infilandolo nella borsa, ma fu la busta a farle gelare le mani. Era indirizzata con una calligrafia delicata, alla mia cara Fra. Le ginocchia le cedettero. Con le lacrime agli occhi aprì con cura la busta. All'interno c'era una lettera. Mia dolce Fra, se stai leggendo questo, significa che è successo il peggio. Tuo padre ed io sapevamo di essere in pericolo e abbiamo cercato in ogni modo di proteggerti. Se ci succede qualcosa, promettimi che crescerai al sicuro. Carlo, tuo zio, non è chi finge di essere. Vuole l'eredità, il controllo, il nome. Non fidarti di lui, ma non dimenticare mai chi sei. Francesca Evelina Sartori, tu sei nostra figlia, il nostro tutto. Con amore, la mamma. Francesca scoppiò a piangere, stringendo la lettera al petto. Tutto era reale. Suo zio aveva preso tutto e l'aveva cancellata come se non fosse mai esistita. Improvvisamente dei passi echeggiarono dal corridoio. Infilò i documenti nella borsa e chiuse la cassaforte, ma era troppo tardi. La porta si aprì. Carlo era lì. I suoi occhi freddi si posarono sui suoi. Bene, disse lentamente, la voce come acciaio. Mi chiedevo quando saresti venuta a cercare risposte. Francesca si erse in tutta la sua altezza, sebbene il suo corpo tremasse. So tutto. So cosa hai fatto ai miei genitori e so chi sono. Carlo rise, il suono amaro. Pensi che qualcuno crederà a una ragazza di un orfanotrofio piuttosto che a me? Eri un errore, Fra, proprio come tuo padre. Troppo debole per guidare questa famiglia. Ho le prove, scattò lei. Documenti, lettere, la verità.
Andrò alla stampa. La sua espressione si incupì. Allora non uscirai di qui. In quell'istante Francesca scattò. Corse lungo il corridoio mentre Carlo urlava. L'adrenalina le inondò il corpo mentre si precipitava attraverso i corridoi della villa, stringendo la borsa come se la sua vita dipendesse da essa. Perché dipendeva da essa? Irruppe dalla porta posteriore e corse verso la sua auto. Le gomme stridettero mentre si allontanava, il cuore che batteva all'impazzata. Dietro di lei Carlo rimase nel vialetto, osservandola andare via, ma ora lei aveva il sopravvento. Il giorno dopo, Francesca incontrò un giornalista investigativo che da anni inseguiva le voci sulla famiglia Sartori. Gli consegnò i documenti, la lettera e la verità. Nel giro di 48 ore i titoli esplosero. Scandalo a Villa Belvedere. Amministratore delegato sotto indagine per frode ereditaria e cospirazione per coprire una tragedia familiare. I media assalirono la villa. L'impero di Carlo iniziò a sgretolarsi. E per la prima volta Francesca sentì di poter respirare. Ma la storia non era finita. Una settimana dopo, un servizio di notizie dell'ultima ora mostrò un filmato di una donna che veniva scortata fuori da una clinica psichiatrica privata appena fuori Trento. Sembrava fragile, con i capelli ingrigiti e gli occhi distanti. Ma Francesca conosceva quel viso. Era sua madre. Lasciò ogni cosa e corse alla clinica. Quando entrò nella stanza e vide la donna seduta vicino alla finestra, Francesca riusciva a malapena a parlare. «Mamma», sussurrò. La donna si voltò, gli occhi che si spalancarono. Fra! Le lacrime scesero liberamente mentre si abbracciavano. Due anime divise dall'avidità, finalmente riunite. I medici dissero che sua madre aveva sofferto di amnesia post-traumatica. Carlo l'aveva nascosta, affermando che fosse morta, ma il coraggio di Francesca aveva portato la verità alla luce. Francesca in seguito testimoniò in tribunale contro Carlo. La sua storia e i documenti portarono al suo arresto e alla sua condanna. Il nome Sartori, un tempo sinonimo di ricchezza e prestigio, divenne ora un monito di tradimento e giustizia. Francesca scelse di non riprendersi la villa o la fortuna. Voleva qualcosa di più prezioso: pace, verità e tempo con sua madre. Si trasferirono in una tranquilla cittadina in Trentino e aprirono un centro comunitario per orfani e bambini sfollati, dando agli altri la casa che lei non aveva mai avuto. E ogni mattina, mentre Francesca guardava l'alba con sua madre al suo fianco, si sussurrava: «Sono finalmente libera». Cosa ne pensate della storia di Francesca? Credete che sia stata fatta giustizia? Se questa storia ti ha emozionato, non dimenticare di lasciare un mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere altri racconti come questo. Sono Rossana e non vedo l'ora di raccontarti la prossima storia.